In questo tutorial andremo ad apprendere come inserire un controllore di stringa in eSolar 3BE. L'installazione di un controllore di stringa in un impianto fotovoltaico consente di effettuare un controllo al dettaglio della singola stringa di un impianto. In eSolar un controllore di stringa è sempre relativo ad un inverter. eSolar 3BE consente il supporto di un vasto parco di dispositivi afferenti il funzionamento di un impianto fotovoltaico. Tra questi ci sono anche i controllori di stringa. La lista di controllori di stringa supportati è in continuo aumento. È possibile verificare la compatibilità di un dato controllore di stringa con eSolar dal sito esolar.it/nuovaera cliccando su Elenco compatibilità all'interno dell'area tecnica. Cliccare quindi su Controllori di stringa. eSolar è in grado di comunicare con controllori di stringa via RS485 TCP/IP o tramite specifici gateway TCP/IP. In alcuni casi la comunicazione con i controllori di stringa avviene attraverso gli inverter. Lasciamo questa casistica alla manualistica di dettaglio. Collegare eSolar al controllore di stringa. Nel caso di comunicazione via RS485, usare un cavo di tipo Belden, twistato e schermato. Dimensioni minime 2x2 x 0,22 mm². Collegare i poli più, meno e GND rispettando da una parte la polarità riportata su eSolar stesso, dall'altra le indicazioni del controllore di stringa. È possibile creare dorsali di lunghezza 800 metri, salvo utilizzare un cavo adeguato, posare il cavo lontano da fonti di disturbi elettromagnetico, per esempio correnti continue di stringa, e all'interno di canali dedicate, eventualmente usare ripetitori di segnale. Rispettare le tipologie di rete consentite come da indicazione dello schema elettrico base fornito a corredo del sistema. Nel caso di comunicazione TCP/IP, usare un cavo Ethernet di tipo Cat5e o 6. Collegare eSolar tramite la porta Ethernet 1 ad uno switch in cui convergeranno anche i cavi Ethernet provenienti dai vari controllori di stringa in grado per l'appunto di comunicare via TCP/IP. La lunghezza massima consentita è tipicamente di 100 metri. Nel caso di utilizzo di gateway TCP/IP, le indicazioni di qui sopra in merito al cablaggio si sommano, in quanto questi dispositivi consentono la conversione da RS485 a Ethernet e viceversa. eSolar è in grado di evitare le configurazioni di tipo a specchio, consentendo un evidente risparmio in termini di numero di dispositivi da installare e conseguentemente di attività di cablaggio e configurazioni. Assumiamo che sia stato inserito almeno un inverter in eSolar. Una volta concluse le operazioni di cablaggio come descritto, accedere ad eSolar come amministratore. Configurazione impianto, inverter, selezionare un inverter, controllore di stringa, aggiungi, inserire un nome, selezionare marca, selezionare la porta cui il controllore di stringa è stato collegato ad eSolar. Definire il numero di canali. È facoltativo l'inserimento di una nota e del numero di serie.
Definire infine l'indirizzo del controllore stringa che varierà in funzione della porta selezionata. Indirizzo RS485 per le porte COM 1, 3, 5, indirizzo IP per porta TCP/IP, indirizzo RS485 ed indirizzo IP Gateway per porta Gateway TCP/IP. Una volta configurato, sarà possibile verificare il funzionamento da impianto, produzione, inverter, stringhe. Nella tabella vengono visualizzati i dati in tempo reale e successivamente, dopo almeno 15 minuti, nei grafici. Per ogni controllore stringa configurato è possibile disabilitare il log e la notifica allarmi, abilitare l'allarme di no communication. eSolar consente l'interfacciamento di controllori stringa multimarca e multimodello, anche attraverso diverse porte di comunicazione contemporaneamente.